benvenuti sul mio canale. Per il progettino che avete visto in anteprima ho scelto questo bellissimo filato della Tessiland. Questo è il Céline e il colore è tortora. Ho lavorato tutto il progettino con il numero 6. Detto questo, vi lascio il tutorial. Vi ricordo che nel mio progetto originale ho montato 52 catenelle, quindi ho diviso 14 per le maniche, 14 e 14, e 20 li ho lasciati per il pannello dietro. Nel mio progetto originale ho montato 52 catenelle, qui ho montato 28 catenelle per fare il campione. Quindi fatte le nostre catenelle andiamo a fare 28 catenelle, andiamo a fare 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nella quarta dall'uncinetto e facciamo la seconda maglia alta. Quindi seconda maglia alta, primo aumento, facciamo una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella subito dopo senza saltare nessuna maglia e andiamo a fare le maglie per il nostro per la nostra manica. Quindi nel progetto montato per la manica 14 maglie, qui ne monto 7, quindi 1, ok, montate le 7 catenelle per la manica. Io vi ricordo anche che sto facendo una taglia S, una misura S, quindi se dovete andare ad aumentare una misura andate a prendere la vostra circonferenza, la misura della circonferenza in centimetri la riportate a catenelle, perché non c'è da seguire nessun multiplo. Fatte allora le 7 maglie per la manica, andiamo a fare il prossimo aumento, quindi nella catenella successiva andiamo a fare il nostro secondo aumento. Quindi maglia alta, catenella e un'altra maglia alta presa nello stesso punto. A questo punto andiamo a fare il pannello dietro, quindi per il mio pannello originale ho messo 20 maglie, qui ne metto 10. 1, 2. Fatte le mie 10 maglie per il pannello dietro, andiamo a fare il terzo aumento, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, nella maglia successiva entriamo e facciamo maglia alta, catenella e un'altra maglia alta presa nello stesso punto, e andiamo a fare le altre 7 maglie per la manica. Nel mio progetto originale ho fatto 14 maglie. 1, 7 maglie, quindi l'altra manica è già fatta, quindi mi rimane l'ultima catenella da lavorare. Quindi che cosa faccio? Faccio una catenella, vado nell'ultima maglia e faccio il mio aumento, quindi 1 e 2 maglie prese nello stesso punto, e ho finito il mio primo giro. Quindi pannellino davanti dove abbiamo fatto l'aumento, manica, aumento, pannello dietro, aumento, manica e l'altro pannellino davanti. Andiamo a fare il secondo giro, quindi giriamo il lavoro e andiamo ad entrare direttamente nella prima maglia. Facciamo maglia bassa e una catenella, rientriamo nuovamente nello stesso punto e facciamo una maglia mezza alta. E qui abbiamo fatto il nostro aumento. Qui troviamo la maglia alta, andiamo a fare una maglia mezza alta. Qui troviamo l'aumento e andiamo a fare il nostro aumento, quindi filo sull'uncinetto, entriamo e facciamo maglia bassa, catenella
entriamo nuovamente e facciamo un'altra maglia mezza alta e continuiamo con le maglie mezze alte. Arrivati al prossimo aumento andiamo a fare l'aumento, quindi entriamo e facciamo maglia mezza alta, catenella, rientriamo nuovamente un'altra maglia mezza alta e andiamo avanti con le maglie mezze alte. Qui troviamo un altro aumento e andiamo a fare l'aumento, maglia mezza alta, catenella e maglia mezza alta. Qui troviamo naturalmente le due maglie alte, quindi la maglia alta e le 3 catenelle, quindi andiamo a fare maglia mezza alta e nelle 3 catenelle andiamo a fare l'aumento. Quindi entriamo nella catenella, facciamo la prima maglia mezza alta e la seconda maglia mezza alta e abbiamo finito così il secondo giro. Andiamo a fare il terzo giro, quindi andiamo a fare il terzo giro, giriamo il lavoro e andiamo a prendere, entriamo nella costina che c'è dietro. Ecco qua, questa è la maglia mezza alta, giriamo, voltiamo leggermente il lavoro e andiamo a prendere la costina che c'è dietro, diciamo, il punto. La prendiamo e facciamo maglia bassa e una catenella. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella costina e prendiamo e facciamo una maglia alta. Quindi questo giro sarà tutto di maglie alte prese in costa retro. Qui abbiamo un'altra maglia e la prendiamo. Qui, quindi prendiamo il filo, qui c'è l'altra maglia e qui abbiamo la catenella dell'aumento. Vedete, questa è la catenella dell'aumento, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo sempre nella costina retro, prendiamo il punto e facciamo maglia alta, catenella e presa nello stesso punto andiamo a fare un'altra maglia alta. Quindi abbiamo fatto il nostro aumento e continuiamo con le maglie alte prese in costa retro. Qui andiamo a prendere la costina che c'è dietro il punto, quindi andiamo a lavorare tutte le maglie alte prese in costa retro. Quindi a questo punto ho fatto l'ultima maglia, qui mi ritrovo l'aumento, quindi la catenella che c'è nell'aumento, quindi entro nella catenella sempre in costa e faccio maglia alta, catenella e un'altra maglia alta presa nello stesso punto e continuiamo con le maglie alte. Quindi continuiamo con le maglie alte fino al termine del giro, quindi qui faremo le maglie alte, qui faremo l'aumento, aumento e poi a finire andiamo a fare anche l'aumento sia all'inizio che alla fine, sempre in ogni giro. In ogni giro dobbiamo andare a fare aumento sia all'inizio che alla fine. Quindi andiamo a continuare a completare tutta la riga e poi ci vediamo qui per continuare.
il mio terzo giro, vedete che si forma lavorando in costa retro, si forma questa specie di treccina. Quindi noi dobbiamo andare avanti, a questo punto dobbiamo andare a girare facendo gli aumenti sia all'inizio che alla fine, sempre facendo aumento, poi faremo l'aumento dentro l'aumento, aumento, quindi saranno i 4 aumenti che noi abbiamo qui per il giro maniche, e poi abbiamo l'aumento per fare i pannellini davanti. Quindi questo aumento che noi facciamo all'inizio, e alla fine praticamente è quello per allargare il pannellino davanti, quindi non ce lo dobbiamo mai scordare, dobbiamo andare sempre a fare l'aumento sia all'inizio che alla fine. Non appena le 2 punte si toccheranno così, il nostro sprone è terminato. Quindi continuiamo con il lavoro. Allora, terminati i miei giri, io ho finito i miei giri per lo sprone. Non appena si toccano le 2 punte significa che ci dobbiamo fermare. Se in caso praticamente noi abbiamo bisogno dello scalfo manica più largo, possiamo anche aggiungere delle catenelle qua, come ho fatto io nel mio progettino. Io ho aggiunto qui 8 catenelle. Quindi nel mio progettino originale io ho fatto 1 2 3 4 5 e 6, cioè 6 compreso maglie alte e maglie mezze alte, quindi sarebbero 12 giri di sprone. Quindi non appena si sono toccati le 2 punte io mi sono fermata. A questo punto dobbiamo andare a cucire, intanto a tagliare il filo e andiamo a cucire le 2 punte. Quindi usciamo il filo così, prendiamo l'ago e andiamo ad unire le 2 punte. Quindi entriamo nella catenella, quindi maglia bassa e una catenella, entriamo nella catenella e chiudiamo il nostro, ok. Poi naturalmente i fili di lavorazione li andiamo a nascondere e abbiamo chiuso il nostro sprone. Questo naturalmente poi lavorando lo nascondiamo. A questo punto giriamo il lavoro e andiamo ad iniziare di nuovo il nostro lavoro, a chiudere praticamente lo scalfo della manica. Entriamo nella catenella, nella prima maglia, nella costina dietro, e andiamo a fare una maglia bassa e una catenella. Entriamo nella maglia successiva, maglia alta, maglia successiva, maglia alta. Qui c'è l'aumento, praticamente la catenella. Entriamo nella catenella e andiamo a fare maglia alta. Dopodiché, se abbiamo bisogno di andare a fare delle catenelle, io nel mio lavoro l'ho fatto, ne ho fatte 8, quindi andiamo a fare, qui ne facciamo 4, 3 e 4. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella, quella là dell'aumento, cioè tra la maglia alta, catenella e maglia alta, prendiamo la catenella e facciamo una maglia alta. Continuiamo con le maglie alte. Le maglie alte prese la costina, praticamente dobbiamo andare a prendere la costina dietro. Quindi arrivati alla maglia
alla maglia praticamente che è l'ultima maglia dell'incrocio, quindi qui ho fatto la penultima, facciamo l'ultima, entriamo qui e poi andiamo a fare l'ultima dall'altra parte, quindi sarebbe questa qui, e ci portiamo anche il filo di lavorazione . Allora, arrivati all'altra metà, sono arrivata all'altra metà, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella sempre in costina e faccio una maglia alta, 4 catenelle, 3 e 4, prendo il filo sull'uncinetto, passo dall'altra parte e vado direttamente nella catenella centrale e faccio maglia alta. Vado nella maglia successiva e continuo con le mie maglie alte. Quindi continuiamo con le maglie alte fino al termine del giro, ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati all'ultima maglia, io taglio il filo, perché ogni giro io taglierò il filo in modo che non si vede quella linea di chiusura antipatica, quindi sfilo il filo e vado a chiudere direttamente, e ogni giro chiuderò tagliando il filo, così evito quella linea fastidiosa che mi dà proprio noia. Ecco, e creiamo una maglia così, mettiamo così, ecco qua, e poi mi porto il filo in modo che poi me lo porto dietro. Io praticamente metto il filo così e poi man mano che lavoro il filo me lo porto, lo nascondo, man mano che lavoro nascondo anche il filo. A questo punto, chiuso lo scalfo della manica, andiamo a prendere il filo e iniziare un nuovo giro. Quindi prendiamo il filo e andiamo a fare le maglie mezze alte, quindi iniziamo da qua facendo maglia bassa e una catenella, entriamo nella maglia successiva, maglia mezza alta, qui abbiamo il nostro punto, la nostra maglia, quindi andiamo a prenderla così e facciamo maglia mezza alta. Il filo ce lo portiamo dietro, così lo nascondiamo. Qui ci sono le 4 catenelle, quindi andiamo a lavorare le 4 catenelle. Quindi proseguiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Quindi lavoriamo tranquillamente le maglie mezze alte, lavoriamo le 4 catenelle con le maglie mezze alte e maglie mezze alte. Alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine andiamo a tagliare il filo e lo andiamo a chiudere con l'ago. Quindi io tutti i giri taglio sempre il filo in modo che non si vede quella linea fastidiosa praticamente con la chiusura, quindi chiudiamo così e andiamo a passare il filo qui. Ok, così lo andiamo pure a nascondere, man mano lavoriamo lo andiamo a nascondere. Ok, ecco qua. Allora terminati i miei giri, praticamente facciamo conto che sono arrivata alla misura che volevo io, quindi io nel mio progettino io sono andata avanti dallo scalfo manica a giù, sono andata avanti per 28 centimetri, ok? Quindi ho fatto
si possono contare anche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e mezzo, perché poi ho diviso le cose, 11 e mezzo, 11 motivi e mezzo, perché il motivo vi ricordo che è maglia alta e maglia mezza alta. Quindi facciamo conto che qui abbiamo i nostri giri. Andiamo a diminuire. Io ho diviso il mio maglioncino, l'ho diviso a metà, vedete, ho messo anche un marcapunti, quindi l'ho diviso a metà. Quante maglie ho da questa parte ce l'ho anche nel retro, ok? Andiamo a fare il giro di diminuzioni. Quindi noi ci siamo fermati qui con le maglie mezze alte. A questo punto dobbiamo andare a fare la maglia alta, quindi la dobbiamo prendere in costa, la costina diciamo retro. Quindi questa è la maglia, giriamo, la costina è questa qua, dobbiamo andare a prendere questa, quindi andiamo a prendere la costina e andiamo a fare le maglie alte. Quindi facciamo maglia bassa, mezzo incapugliato, ok, maglia bassa e una catenella, e andiamo a fare tutte le maglie mezze alte. Quindi io sono andata nella maglia accanto al marcapunti, qui abbiamo il marcapunti, sono andata nella maglia accanto, quindi andiamo a lavorare tutte le maglie alte per tutto il giro, prendendo sempre la costina questa retro, questa qua che troviamo qui, questa. Magari io ora la faccio vedere un po' da vicino, la maglina, la maglia che prendo, ok, guardiamola un po' da vicino, questa è la maglia che devo prendere, la solina che devo prendere, eccolo qua, ok. Quindi continuiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Quindi a questo punto andiamo a fare le maglie alte per tutto il giro e ci fermiamo una maglia prima del marcapunti e ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, quindi mi sono fermata una maglia prima del marcapunti, quindi qui abbiamo il marcapunti, mi sono fermata una maglia prima. A questo punto dobbiamo andare a girare il lavoro, quindi adesso faremo giri di andata e ritorno, quindi giriamo il lavoro così e andiamo a camminare per quanto vogliamo larga la nostra diciamo il nostro spazio, per quanto lo vogliamo larga noi. Io ho fatto 5 catenelle, anzi ho iniziato con 4, poi ho fatto 5, poi alla fine ho fatto 6, quindi ho iniziato con 4 catenelle, ho fatto 1 2 3 giri di 4 catenelle, poi ho fatto 5 5 5 6 6 e 6, quindi ho tolto, io prima ho tolto 4 catenelle, poi ne ho tolte 5, poi alla fine qui ho tolto 6 catenelle. Quindi a questo punto andiamo a camminare per 4 catenelle, 4 maglie, quindi togliamo 4 maglie, quindi camminiamo a maglia bassissima, 1 2 3 e 4. Entriamo nella quinta maglia e facciamo maglia bassa e una catenella che vale come prima maglia mezza alta. Quindi andiamo a lavorare le maglie mezze alte per come si gira il maglioncino. Allora andiamo a lavorare le maglie mezze alte, dobbiamo andare avanti tutto il giro e fermarci 4 maglie prima di terminare, prima di arrivare alla fine ci fermiamo 4 maglie, perché siamo andati avanti qui per 4 maglie, abbiamo fatto 4 maglie tutte bassissime, quindi abbiamo fatto 4 maglie bassissime, quindi 4 maglie dobbiamo lasciare anche alla fine, quindi facciamo tutto il giro e ci fermiamo 4 maglie prima della fine e ci vediamo qui per continuare. Ora sono arrivata alla fine, mi sono fermata 4 maglie prima di finire, perché qui abbiamo fatto 4 maglie bassissime per andare a fare nella quinta maglia, abbiamo fatto la maglia alta, quindi con la maglia mezza alta siamo andati avanti con le maglie mezza alte tutto a giro fino ad arrivare 4 maglie prima della fine. A questo punto giriamo il lavoro.
Giriamo il lavoro e dobbiamo andare a lavorare le maglie alte, quindi lavorate sempre in costina, questa costina retro. Quindi andiamo ad entrare nella costina retro e facciamo maglia bassa e una catenella. Quindi continuiamo con le maglie alte fino ad arrivare all'altra metà, quindi andiamo con le maglie alte fino ad arrivare e ci fermeremo 4 maglie prima di arrivare alla fine, quindi non contando le maglie bassissime. Queste maglie bassissime dobbiamo fare 1 2 3 e 4, ci fermeremo qua e l'ultima maglia la faremo qui, 4 maglie prima di arrivare alla fine, quindi facciamo tutti i giri, ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine mi sono fermata 4 maglie prima, quindi 1 2 3 e 4, quindi a questo punto vado a girare nuovamente il lavoro, giro il lavoro e comincio a fare le maglie mezze alte. Le maglie mezze alte, quindi per come gira tutto il lavoro. Quindi andremo a fare le maglie mezze alte per come gira il lavoro e ci andremo a fermare 4 maglie prima di arrivare alla fine. Quindi ci dobbiamo sempre fermare 4 maglie prima della fine. 4 maglie per 3 giri, poi ho fatto 5 maglie per altri 3 giri e 6 maglie per gli ultimi 3 giri. Quindi iniziate, poi è una vostra decisione quante maglie dovete togliere. Io ad esempio qui nel progettino piccolo ho tolto 4 maglie, quindi 4 maglie prima della fine vi dovete fermare e girate il lavoro. Girate, continuate con le maglie, 4 maglie prima della fine vi fermate, tutto qua, non c'è niente di difficile, quindi continuate per quanti giri volete, per quanto lo volete lungo voi e il vostro progettino è terminato. Ok, quindi sono andata avanti io vi dico le misure, praticamente io ho iniziato a fare le diminuzioni dallo scarfo manica fino alla prima diminuzione sono 28 cm che ho lasciato, dopodiché il lavoro è questo. Riguardo il collo ho raccolto tutte le maglie a maglia mezza alta, arrivati al centro qui al V ho fatto 3 maglie mezze alte, quindi mi sono andata a chiudere come primo giro. Come secondo giro ho fatto le maglie a rilievo, quindi 1 rilievo davanti e rilievo dietro per 2 giri e alla stessa maniera ho fatto le maniche. Ok, quindi alla stessa maniera ho fatto le maniche. Io vi do appuntamento al prossimo tutorial, se non volete perdere il prossimo tutorial attivate la campanellina. Giù in descrizione vi lascio il link del mio gruppo Dolce Vita Crochet, quindi se volete condividere con noi i vostri lavori vi aspetto nel mio gruppo. Ciao a tutti, un bacio.